Siete pronti a ridere in italiano? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi ti faccio ridere in italiano, o meglio, ti dirò delle battute, delle cose divertenti in italiano. E se tu ridi perché capisci queste battute, allora significa che hai un ottimo livello di italiano. E se non ridi ad alcune di queste battute, non preoccuparti perché comunque imparerai tantissime cose nuove, dato che ti spiegherò ogni battuta. Infatti, capire il senso dell'umorismo in una lingua è forse una delle cose più difficili, perché devi davvero capire la lingua e a volte anche la cultura. Devi sapere che alcune parole possono avere un doppio significato. Insomma, non è facile, ma è importante. Oggi io ti dirò dei colmi. Che cos'è un colmo? Beh, è una struttura fissa di barzellette italiane in cui nella prima frase diciamo qual è il colmo per e poi una persona, una cosa, un animale e dopo diciamo una cosa totalmente assurda su quella persona, quella cosa o quell'animale. Una cosa così assurda che è divertente. Ed è proprio una struttura fissa in italiano. Ora, io ti dico un colmo, però questo colmo non è divertente. È solo per farti capire come funziona questa struttura. Per esempio, qual è il colmo per un pilota d'aerei? Avere paura delle altezze. Come ti ho detto, questo non è divertente. Però sarebbe estremamente assurdo che un pilota d'aerei che passa tutto il tempo sugli aerei abbia paura delle altezze. Cioè è una cosa assurda. Non è divertente questo, però è per farti capire come funziona la struttura, ok? Quindi iniziamo subito con l'attività di oggi. Io ti dico un colmo e se tu ridi, beh, significa che hai capito il colmo. Se invece non ridi, significa che ti sei perso qualcosa. Quindi non ti preoccupare perché ti spiegherò ogni colmo. Iniziamo dal primo, che non è troppo difficile. Qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Terribile, terribile, però è divertente, dai. Perché? Beh, chi è una disoccupata? Una disoccupata è una donna senza lavoro. Ora, nel sud Italia, soprattutto in Campania, tantissime donne si chiamano Assunta. È un nome abbastanza diffuso, un nome di origine cattolica. Ma Assunta ha anche un altro significato in italiano. Infatti, se io sto cercando lavoro e vado a fare un colloquio di lavoro e io piaccio all'azienda e quindi l'azienda mi prende a lavorare con loro, io sono assunto dall'azienda. L'azienda mi assume e io sono assunto. Quindi sarebbe molto divertente e assurdo se una donna chiamata Assunta fosse disoccupata. Perché se è assunta, cioè l'hanno presa a lavorare, come fa a essere disoccupata senza lavoro? Allora, hai riso oppure no? Se hai riso, sono contento per te. Se non hai riso, non preoccuparti, ci sono tanti altri colmi e quindi vediamo se troverai altri colmi divertenti. Passiamo al secondo. Qual è il colmo per un cardiologo? Essere senza cuore. Anche questo è terribile, terribile. Beh, chi è il cardiologo? Questo è facile. Il cardiologo è una persona, un medico che lavora con il cuore, specializzato in tutte le patologie del cuore. Quindi sarebbe assurdo un cardiologo senza cuore. Ma senza cuore ha un altro significato in italiano. Infatti, quando diciamo che una persona è senza cuore, significa che è una persona senza sentimenti, una persona con zero empatia, una persona che non prova sentimenti per nessuno, anche una persona fredda, a volte anche cattiva. Quindi hai capito il gioco di parole? Essere senza cuore, ma per un cardiologo che lavora con i cuori
Ok? Vedi, i colmi sono super interessanti perché vengono creati con le sfumature della lingua ed ecco perché poi sono divertenti. E lo so, capire il senso dell'umorismo in italiano non è sempre facile, ma una cosa altrettanto difficile è capire le frasi idiomatiche, cioè quelle frasi fisse che usiamo sempre in italiano per esprimere qualcosa. E ce ne sono tantissime in italiano. E quindi abbiamo un regalo per te. Infatti abbiamo creato un PDF con più di 50 frasi idiomatiche italiane che sono usatissime davvero nella conversazione di tutti i giorni, che ti permetteranno di capire ancora meglio come parliamo noi italiani. Ce ne sono davvero tantissime e troverai per ogni frase idiomatica la frase, ovviamente, la spiegazione, quindi il significato, e anche alcuni esempi in contesto, così sarà più facile per te capire il significato e anche ricordarlo meglio. Troverai le frasi idiomatiche anche divise per categoria, per esempio le frasi idiomatiche con le parti del corpo. Insomma, è un PDF fantastico che ti aiuterà tantissimo a migliorare il tuo italiano e puoi scaricarlo semplicemente scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, il tuo indirizzo email e ti invieremo questo fantastico PDF. Io personalmente adoro le frasi idiomatiche e questo PDF ti piacerà tantissimo. E ora vediamo quest'altro colmo. Qual è il colmo per un fotografo? Mettere a fuoco un ghiacciaio. L'hai capita? Beh, il fotografo cosa fa? Fa le foto. E quando noi stiamo usando una fotocamera possiamo girare così la lente per mettere a fuoco, cioè per rendere l'immagine o una parte di immagine più nitida. Vedi, se io per esempio faccio così, non mi vedi più a fuoco, mi vedi tutto sfocato. L'immagine non è nitida. E adesso sono invece di nuovo a fuoco. Però mettere a fuoco fa pensare anche a dare fuoco, cioè bruciare qualcosa. E dare fuoco a un ghiacciaio è praticamente impossibile. Come facciamo a bruciare un ghiacciaio? Quindi hai capito la cosa assurda? E qual è il colmo per un'azienda di carta igienica? Questa è la carta igienica. Andare a rotoli. L'hai capita? Beh, in italiano, quando diciamo che qualcosa va a rotoli, quindi l'espressione andare a rotoli, significa che non va più bene, che la situazione sta peggiorando, qualcosa si sta distruggendo, sta fallendo. Possiamo dire che un'azienda va a rotoli, cioè che è tutto terribile nell'azienda e l'azienda fallirà. Anche una relazione, un matrimonio può andare a rotoli, cioè può distruggersi. Ma perché fa ridere? Beh, perché questo è un rotolo di carta igienica. Quindi il colmo per un'azienda di carta igienica è andare a rotoli, ok? E invece qual è il colmo per un idraulico? Non capire un tubo. Questo è più facile. Beh, chi è un idraulico? L'idraulico è la persona che lavora con i tubi, che ripara i tubi, no? Ripara i bagni e tutto. E quando in italiano diciamo non capire un tubo, significa non capire assolutamente niente. Potresti anche sentire non capire un cavolo, che sono tutti modi per evitare di dire non capire un cavolo. Semplicemente non capire niente. Quindi per un idraulico non capire un tubo, beh, sicuramente è divertente perché l'idraulico lavora con i tubi. E ora, qual è il colmo per una gallina? Avere la pelle d'oca. La pelle d'oca. Hai capito? Beh, ovviamente una gallina ha la pelle di una gallina, come un essere umano ha la pelle di un essere umano. Quindi
Una gallina non può avere la pelle di un altro animale, di un'oca. Ma perché questo colmo fa ridere? Beh, fa ridere se conosci l'espressione avere la pelle d'oca. Hai presente quando sei molto emozionato per qualcosa e i peli sulle braccia diventano più duri, ok? Quindi come si alzano? Beh, questo significa avere la pelle d'oca, essere molto emozionati per qualcosa. Vedi un film bellissimo che ti fa venire la pelle d'oca, ascolti una canzone bellissima che ti fa venire la pelle d'oca. A volte può venirci anche la pelle d'oca quando fa freddo, o per esempio quando ci fanno un massaggio super rilassante ci viene la pelle d'oca. Quindi il colmo per una gallina è avere la pelle d'oca, perché ovviamente non ha la pelle di un'oca ma la pelle di una gallina, però il concetto è lo stesso, cioè vuol dire che la gallina è molto emozionata. E invece, qual è il colmo per una sarta? Perdere il filo del discorso. L'hai capita? Ok, qui dobbiamo imparare delle parole nuove. La sarta è una persona che si occupa di cucire con ago e filo, o anche con una macchina da cucire. La sarta, per esempio, può riparare delle magliette, dei maglioni, delle camicie, può accorciare un pantalone, può accorciare le maniche di un maglione, di una camicia. Quindi la sarta lavora con ago e filo. Ma perché il colmo per una sarta è perdere il filo del discorso? Beh, dobbiamo capire che cosa significa l'espressione perdere il filo del discorso. Quando perdiamo il filo del discorso, significa che stiamo parlando e... oddio, che volevo dire? Ho appena perso il filo del discorso. Hai capito? Perdere il filo del discorso significa proprio questo, che mentre stiamo parlando, improvvisamente dimentichiamo quello che stavamo per dire e non ci ricordiamo più dove volevamo arrivare con il discorso che stavamo facendo. A me, per esempio, succede sempre. Io sempre perdo il filo del discorso perché sono un chiacchierone e voglio sempre dire 1000 cose insieme e poi perdo il filo del discorso. E fa ridere perché una sarta, appunto, lavora con ago e filo. Ok? E invece qual è il colmo per un elettricista? Non sopportare le prese in giro. Capita? Beh, un elettricista lavora con l'elettricità, ripara le cose elettriche in una casa, lavora con i cavi. Ma perché un elettricista non sopporta le prese in giro? Prima di tutto, che cos'è una presa in giro? Beh, quando qualcuno non ti porta rispetto perché ti dice tante bugie, ti sta prendendo in giro. Per esempio, io devo uscire con una mia amica e la mia amica mi dice: no, sono molto malata, oggi non posso uscire, devo stare a casa. Poi io esco e vedo la mia amica con un'altra persona e dico: ma non era malata? Allora mi ha mentito, mi ha detto una bugia, forse non voleva uscire con me. Mi ha preso in giro. E io non sopporto quando questo succede, non sopporto le prese in giro delle persone, cioè quando una persona mi prende in giro, mi dice delle bugie. Prendere in giro vuol dire anche scherzare su qualcuno, però questo è un altro significato. Quindi perché l'elettricista non sopporta le prese in giro? Beh, perché la presa è anche questo. E ovviamente un elettricista lavora con le prese. Ecco perché fa ridere, perché non sopporta le prese in giro, ma l'elettricista lavora con le prese. E qual è il colmo per un palloncino? Darsi un sacco di arie. Beh, ovviamente come gonfiamo un palloncino? Lo gonfiamo con l'aria.
Ma cosa significa darsi delle arie? Beh, una persona che si dà delle arie è una persona che si atteggia in un modo per sembrare superiore agli altri. Se io mi do delle arie, mi sto comportando come se fossi superiore agli altri, come se fossi più importante, come se fossi un VIP. E quindi il colmo per un palloncino è darsi un sacco di arie, perché il palloncino si gonfia con l'aria. E in italiano abbiamo un'espressione idiomatica per una persona che si dà delle arie. È simile, non è proprio uguale. Ed è l'espressione montarsi la testa. Infatti, quando una persona si monta la testa, generalmente dopo che è successo qualcosa, per esempio questa persona è diventata ricca, si monta la testa e si crede superiore agli altri. Montarsi la testa è una bellissima espressione idiomatica che troverai nel nostro fantastico PDF con più di 50 frasi idiomatiche italiane. Troverai l'espressione, il suo significato e degli esempi pratici, insieme a tantissime altre espressioni idiomatiche super usate in italiano. E quindi puoi scaricare questo fantastico documento scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o semplicemente cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Queste frasi idiomatiche ti piaceranno tantissimo. E ora finiamo con l'ultimo colmo, che è davvero molto molto sottile, mi piace tantissimo. Qual è il colmo per un sindaco? Essere un tipo fuori dal comune. L'hai capita? Beh, chi è il sindaco? Il sindaco è il massimo rappresentante politico di una città. Quindi è la persona che governa una città. E cosa significa essere un tipo fuori dal comune? Beh, una persona che non è comune, quindi una persona un po' strana, un po' diversa da tutti gli altri, forse si veste in modo strano, fa cose strane, insomma una persona non comune, fuori dal comune. Ma perché fa ridere? Che cos'è il comune? Beh, in italiano abbiamo la parola città e poi abbiamo dei sinonimi. Per esempio una città un po' più piccola può essere un paese, possiamo avere anche un borgo. Il borgo è un paese, quindi un villaggio, una città molto piccola, però antica, per esempio medievale. Ma un sinonimo di città è anche comune. Il comune è la parola più formale, possiamo dire, per riferirci a una città. In Italia ci sono più di 8.000 comuni, cioè 8.000 città. È un termine un po' più formale. Ma non finisce qui, cioè già così la spiegazione farebbe un po' ridere, perché il sindaco deve governare nella città, nel comune, non fuori dal comune. Ma il comune è anche il luogo in una città dove generalmente ci sono gli uffici della città e dove c'è anche il sindaco. Quindi il luogo da dove governa il sindaco, il comune. Quindi fa ancora più ridere perché il sindaco non deve essere fuori dal comune, deve lavorare dentro al comune, ovviamente. Allora, come è andata? Hai capito questi colmi o no? Scrivi qui sotto nei commenti quanti colmi ti hanno fatto ridere. Ma adesso ti faccio una domanda difficile. Conosci tu qualche colmo in italiano o anche nella tua lingua? Scrivilo qui sotto, così forse possiamo farci due risate. E se il colmo è nella tua lingua, dacci anche una spiegazione. Prova a spiegare perché questo colmo fa ridere nella tua lingua. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. È un piccolo gesto per te, ma per noi è davvero molto importante. È il modo migliore per supportarci. E non dimenticare anche di scaricare il nostro fantastico PDF con più di 50 frasi idiomatiche in italiano. Davvero è bellissimo, ti piacerà un sacco, abbiamo tantissime frasi, tantissime spiegazioni, tantissimi esempi in contesto, quindi clicca sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento per scaricarlo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!